Per fare decisioni strategiche guidate dalla statistica servono necessariamente dati, ma esistono contesti dove recuperare i dati risulta molto costoso e può rilevarsi anche una raccolta inutile, perché poi viene essenzialmente smentita l'ipotesi. Vedrai un caso di questa situazione, che è anche collegata al video precedente, quale governo ha generato più ricchezza per l'Italia, in quanto l'operato di un governo e i suoi effetti possono anche dipendere dalla opposizione. Se vogliamo, tutto parte dalla definizione mistica, soggettiva della parola qualità. Nel caso delle aziende, parola tra l'altro molto abusata, può significare una moltitudine di cose. La carne. Nella carne la qualità può significare una certa razza di manzo, perché quella razza ha poco grasso rispetto alla fibra muscolare, quindi la proteina. Però esistono delle razze che hanno il grasso distribuito in una certa maniera che gli dà delle proprietà organolettiche particolari. In generale si fa un po' fatica a definire la qualità in poche parole. Nel caso del video precedente, per qualità si può intendere una opposizione che ha portato una crescita reale del PIL. Però come la misuri questa qualità dell'opposizione? Se prendiamo questo articolo, un'idea è gli emendamenti. Se noi andiamo in basso, vediamo che per questi due governi abbiamo un numero enorme di emendamenti e tra l'altro, non so se lo ricordi, ma si possono creare anche programmaticamente ed è infatti un modo per fare ostruzionismo ad un governo. Quindi direi che anche guardando questi rapporto fra i presentati e gli approvati, gli emendamenti non possiamo utilizzarlo come variabile sosia della qualità dell'opposizione. Possiamo però utilizzare un'altra cosa, visto che è molto più gestibile a livello di numeri, la provenienza della iniziativa legislativa. Come vedi abbiamo variabilità, cosa che sicuramente aiuta in sede di modello, perché se è costante non possiamo utilizzarla come una variabile esplicativa, ma c'è un problema. Abbiamo 3, 6, 7, 8 punti di dati e se OpenPolis, che su queste cose scava, non è riuscito ad andare prima del Berlusconi 4, un motivo c'è. Quindi non possiamo per amor proprio correlare 8 punti di dati con 8 punti di tasso reale di crescita ottenuti in questi periodi temporali, di cui uno è una media tra l'altro. Quindi come vedi, questa cosa rimane un punto interrogativo aperto, cioè utilizzare l'iniziativa legislativa per poterla correlare al tasso di crescita reale di un paese. Se ho qualche laureando in scienze politiche all'ascolto, ho dato secondo me un'idea per una tesi di laurea che richiederà tanto lavoro di ricerca. Aggiungerei anche molto multidisciplinare, un po' come la loro facoltà se vogliamo. Concludendo, per fare scelte strategiche servono dati, ma bisogna avere qualità del dato, in questo caso completezza, altrimenti magari si trova un candidato variabile esplicativa che però ha il limite di questo contesto. Se nella tua azienda pensi di poter spiegare ad esempio il fatturato tramite una variabile che può soffrire di questo limite, possiamo discuterlo in una chiamata gratuita di circa 30 minuti, andando sul sito www.staticalmo.com nella pagina contatti dove potrai prenotare la chiamata. Ti saluto e alla prossima!